Questa strategia può davvero aiutare i trader principianti a ottenere profitti adeguati rimanendo lontani da molti rischi e costruendo il proprio portafoglio. Vi mostrerò rapidamente una semplice strategia di trading di inversione che combina il Commodity Channel Index con 3 medie mobili esponenziali. Per questo esempio, useremo GBPUS sul time frame di 15 minuti. Tuttavia, potete testare la strategia anche su altri time frame. Iniziamo impostando gli indicatori. Per prima cosa, aprite il menu indicatori su TradingView e cercate Moving Average Ribbon. Aggiungete l'indicatore al grafico. Per impostazione predefinita, il Moving Average Ribbon mostra 4 medie mobili. Ne servono solo 3, quindi aprite le impostazioni dell'indicatore. Potete farlo da qui. E rimuovete la quarta media mobile. Successivamente, cambiate il tipo di media mobile di tutte e 3 le linee in EMA, che sta per media mobile esponenziale. Impostate la lunghezza di tutte e 3 le EMA a 34. Sebbene le 3 medie mobili utilizzino la stessa lunghezza, ognuna userà una fonte di prezzo diversa. Per la prima EMA, selezionate AI come fonte. Per la seconda EMA, selezionate Close come fonte. Per la terza EMA, selezionatelo come fonte. Queste 3 medie mobili formeranno ora una banda intorno al prezzo. Potete mantenere i colori predefiniti, ma aumentate lo spessore delle linee in modo che la banda EMA sia più facile da vedere sul grafico. La configurazione delle medie mobili è ora completa. Successivamente, aprite di nuovo il menu indicatori e cercate Commodity Channel Index, noto anche come CCI. Aggiungete l'indicatore CCI standard al grafico. Nonostante il suo nome, il Commodity Channel Index non è limitato alle materie prime. Può anche essere utilizzato per Forex, azioni, criptovalute e altri mercati finanziari. Aprite le impostazioni del CCI. Impostate la lunghezza del CCI a 100. Poi, nelle impostazioni di smoothing, cambiate il tipo di media mobile in EMA. Ora abbiamo tutto il necessario per la strategia. Prima di esaminare le regole di ingresso, capiamo cosa ci dice ogni indicatore. Il CCI contiene una linea CCI principale, una linea di media mobile livellata e una linea centrale a livello 0. Quando la linea CCI è sopra la linea centrale, il mercato ha generalmente un momentum rialzista. Quando la linea CCI è sotto la linea centrale, il mercato ha generalmente un momentum ribassista. Un attraversamento della linea centrale può quindi avvertirci che la direzione del mercato potrebbe cambiare. Tuttavia, un attraversamento della linea centrale non è sufficiente per entrare in un trade. Il CCI può attraversare la linea centrale diverse volte durante condizioni laterali. Ecco perché usiamo la banda EMA e la linea di media mobile del CCI come conferma aggiuntiva. Le 3 EMA creano una banda di prezzo dinamica. Durante un trend, aspettiamo che il prezzo ritracci verso questa banda. Usiamo poi la relazione tra la linea CCI e la sua media mobile per determinare quando il ritracciamento potrebbe finire. Cominciamo con la configurazione di vendita. Per prima cosa, la linea CCI deve attraversare sotto la linea centrale. Questo ci dice che il momentum ribassista potrebbe entrare nel mercato. Successivamente, aspettate che anche la linea di media mobile del CCI si muova sotto la linea centrale. Sia la linea CCI principale che la sua media mobile devono essere sotto lo 0 prima di iniziare a cercare un ingresso di vendita. Non entrate immediatamente dopo l'attraversamento. Invece, aspettate che il prezzo ritracci verso la banda delle 3 EMA. Il prezzo deve toccare la banda o muoversi al suo interno. Idealmente, il ritracciamento dovrebbe entrare nella banda EMA senza che una candela chiuda completamente sopra la banda. Avete la sensazione che tutti intorno a voi stiano beneficiando dell'intelligenza artificiale, ma non sapete da dove cominciare? Non aspettate oltre, iniziate oggi stesso. Il nostro bot di trading gratuito è semplice da usare, alimentato dall'intelligenza artificiale e può farvi guadagnare fino al 1% di profitto ogni singolo giorno. Oltre 50.000 membri si sono già iscritti. Cliccate subito sul link sottostante per ottenere l'accesso gratuito. Questa è la vostra occasione per sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale e fare un passo avanti verso una crescita finanziaria. Mentre il prezzo sta facendo questo ritracciamento, la linea CCI deve attraversare sopra la sua linea di media mobile. Questo conferma che un ritracciamento rialzista a breve termine sta avendo luogo all'interno del più ampio movimento ribassista. Ora aspettiamo che il ritracciamento finisca. Il segnale di vendita appare quando la linea CCI attraversa di nuovo sotto la sua linea di media mobile. Aspettate che la candela chiuda prima di entrare nel trade. Questo aiuta a prevenire ingressi basati su movimenti temporanei intrabar. Una volta che la candela chiude e la linea CCI è di nuovo sotto la sua media mobile, entrate in una posizione di vendita. Posizionate lo stop loss sopra il recente massimo di swing.
Potete anche usare il lato superiore della banda EMA come riferimento, ma lo stop dovrebbe essere posizionato abbastanza lontano sopra la struttura di prezzo recente per evitare di essere presi dal normale rumore di mercato. Per l'obiettivo di profitto, usate un rapporto rischio-rendimento tra 1,5 e 2. Per esempio, se lo stop loss è di 20 pips, l'obiettivo di profitto può essere posizionato tra 30 e 40 pips di distanza. Un'altra opzione è gestire la posizione usando il CCI. Potete chiudere il trade di vendita quando la linea CCI attraversa di nuovo sopra la linea centrale e la candela chiude. Questo ci avverte che il momentum ribassista potrebbe indebolirsi e che un'inversione rialzista potrebbe svilupparsi. Ora guardiamo la configurazione di acquisto. Le regole di acquisto sono l'esatto opposto. Per prima cosa, la linea CCI deve attraversare sopra la linea centrale. Questo ci dice che il momentum rialzista potrebbe entrare nel mercato. Successivamente, aspettate che anche la linea di media mobile del CCI si muova sopra la linea centrale. Sia la linea CCI che la sua media mobile devono essere sopra lo zero prima di iniziare a cercare un'opportunità di acquisto. Ancora una volta, non entrate immediatamente dopo l'attraversamento. Aspettate che il prezzo ritracci verso la banda delle 3 EMA. Il prezzo deve toccare la banda o muoversi al suo interno. Idealmente, il prezzo dovrebbe entrare nella banda EMA senza che una candela chiuda completamente sotto di essa. Allo stesso tempo, la linea CCI deve attraversare sotto la sua linea di media mobile. Questo conferma che un ritracciamento ribassista a breve termine sta avendo luogo all'interno del più ampio movimento rialzista. Aspettiamo poi che il ritracciamento finisca. Il segnale di acquisto appare quando la linea CCI attraversa di nuovo sopra la sua linea di media mobile. Aspettate che la candela chiuda e poi entrate in una posizione di acquisto. Posizionate lo stop loss sotto il recente minimo di swing. Anche il lato inferiore della banda EMA può essere usato come riferimento, ma la struttura di mercato recente dovrebbe sempre essere considerata quando si posiziona lo stop loss. Impostate l'obiettivo di profitto usando un rapporto rischio-rendimento tra 1,5 e 2. In alternativa, potete rimanere nel trade fino a quando la linea CCI attraversa sotto la linea centrale e la candela chiude. Questo indica che il momentum rialzista potrebbe indebolirsi e che il mercato potrebbe prepararsi per un'inversione ribassista. Evitate di usare questa strategia quando il mercato si muove lateralmente e il CCI attraversa ripetutamente sopra e sotto la linea centrale. Dovreste anche evitare ingressi quando la banda EMA è completamente piatta o quando il prezzo si muove avanti e indietro attraverso la banda. Queste condizioni normalmente indicano che non c'è un trend chiaro. Cercate situazioni in cui il mercato ha stabilito una direzione chiara, seguite da un ritracciamento organizzato verso la banda EMA. Ricordate che nessuna strategia di trading può produrre trade vincenti ogni volta. Anche con diversi livelli di conferma, falsi segnali e trade in perdita si verificheranno comunque. Prima di usare la strategia con denaro reale, testatela adeguatamente su dati storici e praticatela su un conto demo. Grazie per la visione. Iscrivetevi al canale per altre semplici strategie di trading e lasciate un commento se avete domande. Grazie per aver guardato il video fino alla fine, ci vediamo al prossimo video.